Ciao, per prima cosa ti ringrazio di essere venuto sul mio canale e di vedere questo video. Ti invito, nel caso in cui ti piacesse, a condividerlo, a iscriverti al canale e a lasciare nei commenti le tue impressioni o i tuoi consigli. Grazie. Il tutorial di oggi lo cominciamo aprendo uno spartito. In questo caso prendiamo la parte di basso di Don't Know Why di Norah Jones. Come vedi ci sono già delle cose che conosci, per esempio la frazione che ci indica 4/4, che il tempo è diviso in 4 pulsazioni da 1/4 di valore l'una per battuta. Puoi vedere l'indicazione delle BPM qua in alto e le note scritte in questo spartito le conosci tutte, perché le abbiamo viste nello scorso tutorial. Ci sono però delle novità. Come vedi, i simboli che rappresentano le note sono però diversi. Questo perché, una volta capito cos'è il pentagramma e come si leggono le note, bisogna capire i valori delle note. Il valore musicale è un parametro grafico utilizzato per capire quanto deve durare una nota nel tempo. Questo lo decide chiaramente il compositore, quello che scrive la musica, che vuole farti capire come devi suonare quello che lui scrive. I valori delle note hanno dei nomi in base alla loro durata e, di conseguenza, dei simboli per identificarli. Ora li vediamo. Non preoccuparti, te lo dico in anticipo, delle tante informazioni che ti darò oggi. Troverai prima di tutto un link allegato dove ti riepilogo tutto e così potrai guardarlo in tutta calma per cominciare a immagazzinare le informazioni. E soprattutto non spaventarti, perché mi rendo conto che sembra tutto molto complesso, ma nel tempo vedrai che è meno complesso di quello che sembra. Per adesso ti do una visione d'insieme, poi nel proseguire dei tutorial vedremo singolarmente, valore per valore, lo ascolteremo, quindi non ti preoccupare di niente. Allora, vediamo i valori delle note. Abbiamo una nota che vale 4/4, si chiama semibreve e graficamente si indica con una testa vuota. Ok? La successiva vale 2/4, si chiama minima e si indica con la testa vuota e un gambo. La successiva ancora si chiama semiminima, vale 1/4 e si indica con la testa piena e il gambo. Abbiamo poi la nota di un valore di 1/8, si chiama croma ed è formata da una testa piena, un gambo e una coda. Questo baffetto che vedi si chiama coda. C'è poi la nota del valore di 1/16 che si chiama semicroma, che è formata da una testa piena, un gambo e 2 code. La nota del valore di 1/32 che si chiama biscroma, che è formata da una testa piena, un gambo e 3 code. E infine la semibiscroma, che vale 1/64, che è formata da una testa piena, un gambo e 4 code. La semibiscroma sinceramente ti dico non la vedrai tantissimo, però può capitare di vederla e quindi è giusto che tu sappia riconoscerla. Anche in questo caso il numeratore, come per le battute, indica il numero dei movimenti e il denominatore indica il valore di ogni singolo movimento. Ti faccio notare una cosa. Ogni valore è la metà di quello sopra.
Questo vuol dire che per avere la durata della nota più lunga dovrò usare 2 note di quella del valore più corto, quello che viene dopo. Quindi, se con una semibreve occupo uno spazio di 4 quarti, per occupare sempre uno spazio di 4 quarti dovrò inserire 2 minime del valore di 2 quarti e così via. In questo schema vedi una cosa che prima non hai visto, cioè vedi che queste note, che sono delle crome, sono legate da una barretta qua in alto, dalla croma, quindi da tutte le note che hanno una coda, ok? È prassi che quando più note sono affiancate e appartengono alla stessa battuta, si uniscono le code trasformandole in linee continue. Adesso ti faccio vedere. Le crome che avevano una coda verranno unite, una linea continua qua in alto. Le semicrome che avevano 2 code verranno unite utilizzando 2 linee. Le biscrome, quindi un 32esimo, verranno unite utilizzando 3 linee e le semibiscrome verranno unite utilizzando 4 linee. Queste linee servono a identificare il valore delle note, perché abbiamo visto che la nota croma, quindi da un ottavo, aveva una coda, in questo caso avrà una linea. La semicroma aveva 2 code, in questo caso avrà 2 linee, e così via. Se io ho quindi una battuta da 4 quarti, quante note servono in base al loro valore per riempirla? Ecco questo schema. Potrò mettere una semibreve che vale 4 quarti e quindi riempie totalmente la battuta. Dovrò mettere 2 minime, quindi 2 note da 2 quarti, 4 note da un quarto, 8 note da un ottavo, 16 note da un sedicesimo e così via. Ricordati che le battute vanno sempre riempite. Ora, qua ti ho fatto l'esempio per singolo valore, ma possono essere anche riempite da una combinazione di queste note. Un'ultima cosa. Questo che vedi è uno spartito. Le note le conosci, ti dice che è in 4 quarti, perfetto. Ora, come vedi, ogni battuta deve essere riempita per dare come totale 4 quarti. Vedi che nella prima battuta ci sono 2 note da 2 quarti, quindi totale 4 quarti, si passa avanti. Qua abbiamo una battuta con una nota da un quarto, 2 note da un ottavo, 4 note da un sedicesimo e una nota da un quarto. Totale 4 quarti. E si passa alla battuta successiva. Qua abbiamo 2 quarti, un quarto e un quarto, totale 4 quarti, e si passa alla battuta successiva. E infine abbiamo una nota da 4 quarti che quindi riempie direttamente tutta la battuta e si può passare a quella successiva. Quindi le battute vanno riempite per il totale indicato nella frazione qua all'inizio. Per oggi mi fermo qui, sono tante le informazioni che ti ho dato, non preoccuparti, ti ripeto, nei prossimi tutorial cominceremo a conoscerle una per una e soprattutto a sentirle, e quindi ti verrà tutto più semplice. Ti ringrazio dell'attenzione e ti lascio il mio saluto.